Pokémon Radical Red. Un acronimo che ha fatto moltissimo discutere di sé negli ultimi mesi. C'è chi l'ha data come la migliore acronimo Pokémon mai creata, anzi, il miglior gioco Pokémon mai creato, e c'è chi si madonna per riuscire a finirla. Mi ha alzato da Cristo di volta. Radical Red è, nel bene e nel male, il gioco che i fan aspettavano. Tutte le meccaniche migliori dei giochi Pokémon racchiuse in una ROM per GBA. Con il passare dei mesi il gioco ha introdotto con le varie versioni nuove modalità di gioco che semplificano l'esperienza originale, ma il gioco rimane comunque godibile così com'è. Dopo averci sclerato su per diverse ore, sono qui per aiutare i neofiti che si approcciano al gioco. Oggi però non sarò solo, infatti sarò in compagnia di David Hitcher, che ha praticamente finito qualsiasi monotype e addirittura Nuzlocke su questo gioco. Ciao ragazzi, per chi non mi conoscesse sono Davidizor, sul mio canale porto moltissimi video riguardanti a Chrome Pokémon, ma soprattutto Pokémon Radical Red, alcune ispezioni della mia Nuzlocke e qualche monotype le potete recuperare lì. Oggi sono qui insieme a Lucia per vedere assieme qual è il miglior team per Radical Red che riuscirà a sconfiggere qualunque avversario dall'inizio alla fine dell'avventura. Ah, piccola premessa, questo team è stato pensato per affrontare Radical Red normale, anche se può essere utilizzato anche nelle altre modalità, eccetto l'Hardcore mod. Un consiglio, se siete dei novizi utilizzate la Minimal Grinding mod, in modo da non impazzire per beccare Pokémon perfetti. Bene, direi che possiamo iniziare. Appena uscite dalla vostra casa scegliete Squirtle, ma non sarà un membro ufficiale del team. Infatti sostituiremo lo starter quando sarà possibile, dato che ci sono Pokémon acqua a nostro avviso migliori. Il primo vero Pokémon ufficiale del team sarà Rookie Rookie lo potete catturare nel percorso 22 di notte se evolverà prima in Corvisquire a livello 18 e poi in Corviknight a livello 60. Corviknight è un Pokémon molto buono, dall'attacco decente e dalle difese elevate. Il nostro obiettivo è creare un Corviknight in grado di stollare gli avversari, quindi il moveset che chiederemo sarà Tossina, che si può prendere al casino di Azzurropoli alla modica cifra di 17.500 $. Ah, se non sapete come farmare soldi, usate la mossa furto, si trova nella grotta di Igret, sui Miao che trovate nei percorsi 3 e 5. Tossina andrà in combo con Trespolo per stollare l'avversario. Trespolo lo otterrete da Valerio appena sconfitto, tranquilli non potrete missarla. Il nostro Corviknight deve anche attaccare, e quindi insegneremo Metal testata da un tizio nei ristoranti di Azzurropoli, e Bardeali che imparerà presso il livello 50. E per non farci mancare nulla, diamogli anche degli avanzi, che potete ritirare dagli Snorlax. Passiamo adesso al secondo Pokémon ufficiale. Una volta catturato Rukidi, andate subito al Bosco Smeraldo la notte per catturare uno Shroomish. L'importante è dargli la sua abilità nascosta a piedi svelti, in modo che appena evoluto in Brilliant acquisisca tecnico, a dir poco vitale per lui. Per far cambiare l'abilità ad un Pokémon ci serviranno dei Bottle Caps, da scambiare con un tizio al Pokémon Fan Club di Zafferanopoli. Questi strumenti ci saranno fondamentali per la maggior parte dei team, quindi è importante farmarne qualcuno. Il modo più veloce per farmarli è usare furto sui Sendigas al percorso 11, ma armatevi di pazienza, dato che avranno il 5% di probabilità di tropparli. Ah, un'altra cosa, fate evolvere Shroomish al 40, in modo che impari Spora. Si sa, un Breum senza Spora che è a dir poco marcio. Una volta evoluto, insegnate assolutamente Pugno Rapido, Semitraio e Roccio d'Ombra, tutte mosse utili perché bussate la tecnica. Pugno Rapido lo imparerà appena evoluto, Semitraio lo potete recapitare al Monte Luna e Roccio d'Ombra lo otterrete dopo aver sconfitto Brock. E per non farci mancare nulla, dategli un fuoco al nastro per evitare degli one shot. Potrete ottenere lo strumento da Furia e Dojo Karate dopo aver ottenuto il Mega Cerchio. Con questo set di mosse potrete swippare Giovanni alla Sif o Archer Ariana alla Grotta Celeste. Dopo aver distrutto Brock e attraversato il percorso 3, entrate nel centro Pokémon del percorso 4 e acquistate assolutamente Magikarp. Gyarados è infatti uno dei Pokémon migliori di Radical Red. Gyarados ha un ottimo attacco e una discreta velocità, e con l'abilità Arroganza diventa veramente una macchina da guerra.
Purtroppo, però, come per ogni tipo di macchina da guerra, servono i materiali giusti per essere definita tale. Infatti questa abilità è nascosta, quindi sta a voi decidere se spendere uno dei vostri bottle cap o meno per rinunciare a prepotenza. Vabbè, oltre all'abilità, questo Pokémon possiede veramente degli attacchi niente male, e per sfruttare appieno gli diamo Dragonance livello 36. Le mosse di attacco saranno invece Sgranocchio, Acqua Feng e Cielo Denti. In questo modo Gyarados potrà swippare Brain, Koga e Agatha senza problemi. Lo strumento ideale sarebbe i scarponi robusti, che troverete nella via Vittoria. Bene, passiamo ora al prossimo Pokémon, il Pokémon più forte del team. Prima di introdurre il prossimo Pokémon, It's Farming Time per la seconda volta. Tranquilli, qui il farming è più leggero, in pratica fate furto sugli Slugma per avere i cocci rossi. Bene, dopo averne raccolti un po', entrate nel condominio di Azzurropoli e parlate con il vecchio al piano terra. Vi permetterà di scambiare i vostri cocci per delle uova da cui usciranno fuori vari starter. Dovrete prendere l'uovo di tipo fuoco, ma prima di farlo salvate. Ora resettate finché non troverete scorbagni. Ok, giuriamo che la smettiamo ora con le pratiche noiose. Comunque Cinderace, come detto prima, è il Pokémon più forte del nostro team. In questo caso è d'obbligo assegnare l'abilità nascosta al libero, insieme alle mosse palla infuocata, non penso di dovervi spiegare il motivo, retromarcia che otterrete da Raffaello sul percorso 15 una volta battuto, sporco lancio per questioni di coverage e potrete insegnarla grazie ad un tizio all'isola Cannella per 10.000 pochi dollari, e infine Cozzata Zen che troverete nella casa a sinistra della Silph. Come strumento per massimizzare i suoi danni gli diamo la Sorbisfera, che potrete ricevere da Koga dopo averlo battuto. Parlando di chi può sviluppare, con questo moveset praticamente swippa il gioco. Già, è troppo OP, ok? Andiamo avanti con il penultimo Pokémon. Veniamo subito al dunque, il prossimo Pokémon è Garchomp. Keyboard si può prendere al casino di Azzurropoli a modica cifra di tanti soldi. Ma in compenso avete un Pokémon parecchio buono, già con l'abilità nascosta. Garchomp ha delle statistiche molto buone e ci sarà molto utile in diverse occasioni. Il moveset che gli daremo sarà le mosse stab, terremoto e dragattigli, che imparerà tramite livello, decimeranno gli avversari, e per questioni di coverage gli diamo anche meta testata, per tipi ghiaccio e folletto, e rogodenti. Come strumento gli diamo a Garchomp Pite, per aumentare ancora di più la sua potenza. Questo Pokémon è fondamentale contro la battaglia di Archer Aliana Sif SPA, una delle battaglie più complesse dell'intero gioco. Quindi sì, Garchomp è molto utile come Pokémon, ma era giunto il momento di passare all'ultimo membro del team. L'ultimo Pokémon che ci aiuterà ad entrare nella sala d'onore si trova ad Azzurropoli, pescando Colamo Buono, che invece troverete ad Aranciopoli. Si tratta di Slowpoke di Galar, Pokémon di tipo psico che può evolvere in o Slowbro o in Slowking di Galar, entrambi di tipo psico veleno e con ottimi attacchi speciali. La nostra scelta però ricadrà su Slowking, che al contrario del suo compare ha un attacco speciale leggermente più alto e delle ottime difese. Per farlo evolvere dovrete acquistare una roccia di re che troverete nel centro commerciale di Azzurropoli. Il moveset che gli daremo sarà lanciafiamme e idrovampata, che comprerete al casino di Azzurropoli spendendo un totale di 55.000 pochi dollari. Psichico, che troverete a Zafferanopoli nella casa del signor Psiche, come nei giochi originali per intenderci, e infine Fangobomba, che otterrete da Koga nel corso della storia. Come strumento gli diamo la Bill Cintura, data la varietà delle mosse assegnategli, che otterrete da fuori dopo averlo battuto. Slowking potrà sviluppare avversari come Erika e Bruno e altri allenatori importanti. L'abilità ottimale sarebbe Reginergia, che curerà Slowking ad ogni switch, ma se non volete farmare altri Bottle Cap, cercatelo con mente locale. E niente ragazzi, questo era il miglior team per Pokémon Radical Red. Fatemi sapere nei commenti se questo video vi è piaciuto. Ci abbiamo messo veramente tanto a realizzarlo, quindi non penso sia egoistico da parte nostra chiedervi qualche feedback in più del solito. Ringrazio ovviamente Davidigio, anzi, l'esperto di Radical Red,
per avermi aiutato a scrivere il 90% del team, quindi se questo video è qui su YouTube è solo grazie a lui. Vi rimando ovviamente al suo canale, che trovate qua sotto in descrizione, quindi fateci un salto appena finito il video. Ovviamente iscrivetevi, attivate la campanellina e seguitemi su tutti i social che trovate in descrizione, in particolare Discord e Twitch dove sono molto attivo quasi tutti i giorni. Io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video, ciao!